Nelle scorse puntate delle battaglie dei Celti in Italia abbiamo affrontato i primi scontri che hanno visto i Galli fronteggiare prima gli Etruschi e poi i Romani verso la fine del V e poi nella prima metà del IV secolo a.C. Fermo restando che la rubrica continuerà perché sono ancora moltissime le battaglie che hanno visto i Galli fronteggiare i Romani in Italia, oggi vorrei dedicarmi a un argomento differente per quanto comunque relato, ovvero quali erano le armi offensive di Etruschi e Romani alla fine del V e nel IV secolo a.C. Intanto bisogna ricordare che stiamo parlando di un contesto, quello etrusco-italico, che è ancora fortemente viziato da un utilizzo massiccio di armi in asta, tanto le lunghe aste da urto di 2 metri di tipo oblitico, che venivano usate in falange, quanto armi in asta da lancio. Gli Etruschi conoscevano il pilum, il micidiale giavellotto dalla lunga gorbia metallica che i Romani porteranno poi all'eccellenza. Ma d'altra parte, l'arma offensiva che più colpisce l'immaginario è sicuramente la spada. E allora, quali erano le spade impiegate all'epoca dagli Etruschi e dai Romani? Appartenevano principalmente a 2 tipologie, la copis e lo xifos. Per prima cosa voglio ringraziare Res Bellica per avermi spedito diverse riproduzioni di spade, così da potervele mostrare. Ed ora cominciamo subito con la copis. Partiamo dal nome. Copis deriva dal greco copto, che significa colpire, tagliare. O almeno questa è una delle 2 tesi. L'altra vorrebbe il termine derivare dall'egizio kopesh, letteralmente coscia, ma anche il nome di una spada egiziana funzionalmente analoga alla copis. Parlando di struttura e funzionalità, come potete vedere, la copis è contraddistinta da una lama molto ampia, evidentemente concepita per portare degli ampi fendenti, e un'elsa anatomica, avvolgente, grazie alla quale il brandeggio dell'arma doveva risultare particolarmente saldo. La copis nasce nel punto dove la cultura greca e quella illirica si incontrano, ovvero l'Epiro, grosso modo l'odierna Albania, e da lì si diffonde secondo 2 diverse direttrici, una rivolta verso la Grecia, la Tracia e la Macedonia, e un'altra rivolta verso l'Italia. In particolare in Italia i modelli più antichi di copis risalgono al VI secolo a.C. e sono propri della cultura picena, localizzata nelle odierne Marche, a rimarcare l'interscambio che doveva avvenire tra le opposte sponde dell'Adriatico. La copis ha 2 sottotipologie. Quella che sto impugnando in questo momento, contraddistinta da una lama quasi completamente diritta, è più comune per il mondo ellenistico. Si ritrova anche in Italia, ma per lo più in Magna Grecia. Al contrario, il modello di copis più comune nell'Italia centrale è questo. Come potete vedere, contraddistinto da un'esasperata curvatura della lama che doveva rendere l'effetto dirompente dei colpi ancora più devastante. Questo, unitamente a una lunghezza di lama importante, perché la copis in Italia può arrivare agli 80-90 cm di lama, a volte anche superarli, ha fatto supporre che si trattasse di un'arma preferenziale per le truppe montate. D'altra parte, anche in Grecia Senofonte raccomandava ai cavalieri di scendere in battaglia brandeggiando la copis. Questo però non deve provocare la falsa convinzione che si trattasse di un'arma esclusiva dell'ambito equestre. Abbiamo centinaia di raffigurazioni, sia nel mondo greco che in quello etrusco-italico, di truppe appiedate che combattono con la copis. Dalle Marche questa spada si espande in Umbria, poi in Etruria, nel Lazio, in Campania e da lì verso l'Italia meridionale, diventando nel V secolo a.C. la spada più comune del mondo italico. Ma già nel IV secolo a.C.
il suo areale di utilizzo subisce una contrazione e possiamo identificarlo in due zone diverse, quella osca meridionale, la Campania e poi il sud Italia, e poi il mondo umbro-etrusco, dove questa spada verrà mantenuta fino al secondo secolo a.C., come attestato dalla raffigurazione nell'ipogeo dei volumni, dalla raffigurazione nella tomba 62 della necropoli del Palazzone a Perugia e dal ritrovamento nell'ipogeo dei Caikutu. In ambito romano questa spada, con l'andare degli anni, non deve aver goduto di particolare fortuna e probabilmente si mantiene presso quelle realtà che hanno una forte identità umbro-etrusca, oppure presso le truppe montate, perlomeno fino all'introduzione del gladio ispanico. Ha una macrotipologia di spada propria del bacino mediterraneo, probabilmente originaria del mondo miceneo, e che in Italia è già presente nel VII secolo a.C. in ambito piceno-capenate. Nel VI secolo va a sovrapporsi un modello di spada analogo, sicuramente imparentato in maniera strettissima, ma in questo caso chiaramente di importazione greca. Lo Xifos. Come vedete stiamo parlando di una spada dalla lama spiccatamente a foglia di salice, lanceolata, che doveva favorirne un utilizzo di stocco. Lo Xifos poteva presentare diverse lunghezze e se i modelli più arcaici, come la spada di Alfadena o quella di Campovalano, presentano una lunghezza di lama superiore ai 60 cm, in generale, andando avanti con gli anni, la spada si accorcia, proprio per favorirne un utilizzo di punta, di stocco. D'altra parte, magnificamente rappresentato nell'arte etrusca, come nella tomba François di Vulci, dove viene mostrato un utilizzo di quest'arma con veloci stoccate brevi al ventre e al torace del nemico. In ambito romano, lo Xifos sicuramente gode di grande popolarità, anche dopo che l'esercito di Roma avrà adottato altre tipologie di spade, come la spada gallica, la TNB o il gladio ispanico. Troviamo lo Xifos raffigurato su un Aes signatum, un antico conio di Roma, e addirittura nel II secolo a.C., a riprova di una sua coesistenza col gladio ispanico, lo ritroviamo in forma miniaturistica nel deposito del genio militare del Talamonaccio. In ogni caso, sicuramente i guerrieri romani che affrontarono le orde di Brenno all'Allia, agli inizi del IV secolo a.C., devono aver impugnato per massima parte lo Xifos.